Ci sono moltissime parole italiane che sono usate regolarmente nella lingua inglese. Eppure molte di queste parole vengono usate con un significato completamente diverso dall'originale. Se non volete sbagliare, scoprite di quali parole sto parlando in questo video. Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia di Lingua Franca. Nel video di oggi vi parlerò di 10 parole italiane che vengono spesso usate in inglese, ma in italiano vogliono dire qualcos'altro. Cominciamo subito. La prima parola dell'elenco è bimbo. Questa parola viene usata in inglese per indicare una ragazza bella ma non troppo intelligente. Ma questo significato non c'entra niente con quello italiano. In italiano, infatti, bimbo è semplicemente una variante della parola bambino. Ecco alcune frasi di esempio. Anna porta il bimbo a scuola. Marco ha una bimba di 3 anni. Che bel bimbo! La seconda parola di oggi è al fresco. Questa espressione viene spesso usata in inglese per indicare una zona all'aperto, solitamente in un ristorante o in un bar. In italiano però, per dire la stessa cosa, si usa semplicemente il termine all'aperto. Al fresco, infatti, in italiano significa semplicemente in a fresh place. E addirittura dire che qualcuno è finito al fresco vuol dire che è andato in prigione. Vediamo qualche frase di esempio. Paolo è finito al fresco per aver rapinato una banca. Dentro casa fa troppo caldo. Preferisco stare al fresco sul balcone. Fa un po' troppo fresco, vado a prendere una felpa. E arriviamo alla terza parola, latte. In giro per il mondo, se ordinate un latte, vi porteranno del latte con dentro del caffè. La parola latte, però, significa semplicemente milk. Se insieme al latte volete anche il caffè, in Italia dovete ordinare un caffè latte. Al mattino bevo sempre una tazza di latte. Preferisci il latte caldo o freddo? Ogni tanto ho voglia di bere un bicchiere di latte e miele. Secondo YouTube, metà delle persone che stanno guardando questo video non è iscritta al canale. Se state imparando l'italiano e vi piace questo video, non dimenticatevi di iscrivervi a Lingua Franca per non perdervi i nuovi video settimanali. Ma ora passiamo alla nostra prossima parola, che è panini. Negli Stati Uniti con la parola panini si indicano i panini tostati, i grilled sandwiches. In italiano, però, questa parola è semplicemente il plurale di panino, che significa solo sandwich. I panini di Maria sono buonissimi. Oggi a pranzo ho mangiato solo un panino. Dobbiamo ricordarci di portare i panini per il pranzo. La prossima parola è sempre legata al cibo e riguarda la famosa pepperoni pizza. Il problema è che non si tratta di una vera pizza italiana, o meglio, in Italia esiste, ma si chiama pizza con salame piccante. Pepperoni è una parola che non esiste, ma è molto simile alla parola peperoni, con una P sola, che è il plurale di peperone, ovvero pepper, che ovviamente non c'entra niente con la pepperoni pizza. La mia pizza preferita è con il salame piccante.
I peperoni sono buoni anche crudi. Quale peperone vuoi? Quello giallo o quello rosso? La sesta parola è confetti e ne avevamo parlato anche nel video che trovate qui e in descrizione sulle parole italiane usate in inglese. In italiano però i confetti non sono i piccoli pezzi di carta colorata che si lanciano in aria, ma dei piccoli dolci con dentro una mandorla che vengono spesso regalati agli invitati di un matrimonio. Se volete i pezzettini di carta, in Italia dovete chiedere dei coriandoli. A Carnevale, in Italia, si lanciano i coriandoli. I confetti del matrimonio di Paolo e Lucia sono molto buoni. Quando mangio un confetto non riesco più a fermarmi. E con questo arriviamo alla settima parola, stiletto. In italiano questa parola non si riferisce a questo tipo di scarpe, ma è il nome di una spada. Questa parte delle scarpe si chiama tacco e quando è sottile si chiama tacco a spillo. Il principe fu ucciso con uno stiletto. Mi piacciono le scarpe con il tacco, soprattutto quelle con il tacco a spillo. È difficile camminare sui tacchi a spillo. Prima di arrivare all'ottava parola, devo dirvi una cosa importante. Se vivete in Italia oppure vorreste viverci, vi consiglio di dare un'occhiata al gruppo Facebook Expats in Italy. Si tratta di un gruppo gestito da AnyExpat in cui potete trovare tutte le informazioni che vi servono per vivere in Italia. Oltre a questo, AnyExpat ha organizzato un contest in cui si può vincere una casa a Roma. Vi lascio tutti i link in descrizione. Ma ora passiamo alla prossima parola. Prosciutto. In inglese si usa questa parola per indicare una sola tipologia di cibo, ma in italiano prosciutto è semplicemente la traduzione di ham e si usa per indicare diversi tipi di affettato. Preferisci il prosciutto crudo o il prosciutto cotto? Non c'è niente di meglio di un panino al prosciutto. Ricordati di comprare del prosciutto. La nostra nona parola sembra una parola italiana, ma non è usata in italiano. Sto parlando della parola tutti frutti, che effettivamente è la traduzione letterale di all fruits, ma in italiano è praticamente inutilizzata. E con questo arriviamo alla decima e ultima parola per oggi. Espresso. In questo caso l'errore è sia nella pronuncia che nell'uso della parola. Prima di tutto la pronuncia. Questa parola in italiano si pronuncia espresso. Oltre a questo, ricordatevi che in Italia per ordinare un espresso al bar basta chiedere un caffè. Fantastico! Queste erano 10 parole italiane che in inglese vengono usate con un significato diverso. Fatemi sapere in un commento se ne usavate qualcuna in modo errato. Dopo che l'avete fatto, non dimenticatevi di dare un'occhiata a questo video per scoprire le parole inglesi che arrivano dall'italiano. E se il video di oggi vi è piaciuto, un click sul pollice in su qui sotto sarebbe fantastico. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!